Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti sul canale per chi passa per la prima volta sotto questo video. Facciamo il punto della situazione in casa Napoli, calciomercato, situazione infortuni perché la situazione Meret non è così semplice da sbrogliare e ovviamente prima di cominciare vi invito come sempre ad iscrivervi al canale per chi non l'ha ancora fatto attivando la campanella delle notifiche e fatemi sapere la vostra nei commenti se è vero che è ancora all'inizio di gennaio, siamo al 2 di gennaio e colgo l'occasione per rinnovarvi gli auguri che vi ho fatto il 31 di dicembre di un buon 2024. Adesso ci siamo dentro, quindi buon anno cari ragazzi a tutti e che sia un anno di rinascita e voglia di risalire per quanto riguarda il nostro Napoli. Partiamo dall'infortunio di Meret e andiamo a parlare poi di calciomercato perché ci sono delle situazioni avanzate talune spigolose, eh, altre per quanto riguarda il nostro Politano. Allora, Meret, l'infortunio di Meret contro il Monza, diciamo a caldo, sembrava una cosa un tantino più semplice, invece abbiamo avuto gli esami che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del muscolo semimembranoso sinistro. Lo riferisce il club partenopeo sul proprio sito web. Sappiamo che Gollini diede forfait contro il Monza per una botta alla caviglia, ma dovrebbe essere lui il possibile titolare contro il Torino, salvo ulteriori infortuni perché lo sappiamo e lo stiamo vivendo già da un paio di anni. Il Napoli non si fa mai mancare niente per quanto riguarda gli infortuni nello stesso ruolo. Ricordiamo l'anno scorso senza attaccanti a Milano, si fanno male Mario Rui e si fa male Olivera, perdi tutti e due i terzini. Adesso a Emeret che dovrebbe restare fuori diverse settimane, non abbiamo ancora un riscontro ufficiale per i tempi di recupero, ma credo che un mesetto buono deve star fuori il nostro estremo difensore. Gli auguriamo quanto prima di ritornare al 100% perché non possiamo mai sapere, non possiamo mai guardare in avanti e diciamo calcolare determinate cose, soprattutto a livello di infortuni per quanto riguarda i nostri portieri, ma con Gollini io mi sento assolutamente al sicuro. Poi nel caso si dovesse far male Gollini, c'è Contini e sproneremo Contini e gli daremo fiducia per un eventuale esordio poi in Serie A con la maglia del Napoli. Accantoniamo la situazione infortuni, parliamo di calciomercato. Parliamo prima di Politano e la situazione rinnovo. Allora, c'è appunto l'Al-Shabaab e l'Arabia Saudita alla finestra. Abbiamo visto che dovrebbe esserci pronto per Politano un triennale da 7 milioni, 12 milioni al Napoli, l'ho già detto in un altro video, sembra che vogliono pagare il cartellino, a me sembrano pochi i soldi del cartellino perché una ventina di milioni per Politano credo si possano chiedere assolutamente. Poi vedremo come andrà a finire, ma sono fiducioso per il rinnovo perché Politano è quello che vuole. Poi se non ci si accorda, ovviamente è pronto ad accettare l'offerta araba, quanto si legge. Il problema che mi faccio io è mandarlo via a gennaio. Mi sembra una stronzata, scusatemi il termine, fatemi passare questo termine perché sapete riesco ad essere veramente molto educato e usando pochissime parole diciamo forti sul canale perché molte volte non servono nemmeno. Sarebbe una stronzata perché Politano da inizio anno è senza sì e senza mai il calciatore con il miglior rendimento del Napoli, al di là di questa stagione altalenante, è una stagione comunque strana, quindi lo farei comunque arrivare a giugno prima di mandarlo via. E tutto dipende dalla società, dal rinnovo, perché Politano rinnoverebbe con il Napoli tranquillamente. E poi per punto secondo, diciamo, abbiamo già il sostituto di Politano, oppure
si sta pensando a Lindstrom e Zerbin su quella fascia destra. Mi auguro di no, perché io non ho nulla contro Zerbin, ma se dobbiamo risalire potendo contare su quella fascia destra solo su Lindstrom e Zerbin, mi sembra quasi un'eresia, ecco. Io spero che Politano rinnovi e non lo darei mai via assolutamente a gennaio, perché sì, fare mercato, portare a Napoli nuovi calciatori, aria fresca assolutamente, ma ponderando le scelte in uscita che possono essere scottanti, perché a me già quella di Elmas è una scottatura che ancora non si sana, poi ci vorrà un po' di tempo e magari con gli innesti a centrocampo che devono arrivare mi passa anche un tantino. Ci arriviamo al centrocampo perché il Napoli è appunto in trattativa avanzata con Samardzic. Si dice che dovrebbe arrivare Samardzic al Napoli con un quadriennale, se non vado errato, da 2 milioni e mezzo l'anno e 25 milioni più bonus all'Udinese, le ultime che ho letto stamattina. Poi che siano 20 più bonus o 25 più bonus, c'è da vedere a trattativa ultimata quando le cifre saranno rese appunto ufficiali. 20 più bonus va bene, 25 più bonus già già benino. Uno, perché per la politica Napoli ti devi lasciare comunque una tranche per un'eventuale plusvalenza, e se fai 25 più bonus arrivi al limite a 28-30 milioni, o a meno che Samardzic tra 2 anni non diventa un calciatore da 40-50 milioni, allora avrà avuto ragione il Napoli. Però secondo me la cifra congrua è 20 più bonus, non 25 più bonus, ma sappiamo, e l'abbiamo già detto, che il mercato di gennaio è sempre così. Quando un calciatore costa 20 lo arrivi a pagare sempre 25, così come quello che costa 40 lo paghi 45, addirittura 50, perché sono situazioni dove devi andare a riparare, le squadre che vendono lo sanno. A maggior ragione l'Udinese sa perfettamente che il Napoli comunque ha una tasca discretamente piena, quindi ci giocano sul costo del cartellino. Mi piace Samardzic, sì, mi piace Samardzic, ma non è Elmas per caratteristiche. Partiamo da qua. Partiamo da qua, non è Elmas per caratteristiche, poi può darsi che mi sbagli, ma ci sono delle cose che sono un tantino diverse tra il Macedone e Samardzic. In primis, una visione tattica che il Macedone aveva spiccata. Samardzic lo dobbiamo ancora vedere, ovviamente non lo boccio a priori, assolutamente da questo punto di vista, ma Elmas aveva dalla sua, al di là di piedi che potevano essere discutibili o meno, una visione tattica che lo portava a prendere sempre la decisione giusta, al di là poi di un'eventuale esecuzione e del proseguo dell'azione, dove poi entrano in ballo altri fattori, come hai colpito la palla, se sei di destro o di sinistro, se il compagno ti ha dettato il passaggio come si deve, eccetera, eccetera. Però Elmas riusciva sempre a fare la cosa giusta, al di là che poi usciva fuori bene questa cosa giusta o meno. Però è un calciatore che tatticamente guardava sempre un po' più in là. Nel caso noi prendiamo Samardzic, fiducia a Samardzic per amor di Dio, ma non è il sostituto naturale di Elmas per caratteristiche, secondo me. Poi io ho bisogno assolutamente, almeno per come la vedo io, di un altro centrocampista, al di là di Samardzic. Non è che arriva Samardzic, abbiamo preso Samardzic, il grande talento, l'Udinese, l'abbiamo tolto all'Inter, alla Juve, sì. Il punto principale può anche essere questo, perché tu hai fatto un acquisto di un calciatore discretamente forte, di prospettiva, che vai a togliere anche alle dirette antagoniste, e ci siamo. Però abbiamo calcolato che Elmas è partito e Anghissà andrà in Coppa d'Africa, e a me serve un altro centrocampista almeno che possa interdire
e impostare anche a centrocampo, forte nella doppia fase. Si parla di Højbjerg del Tottenham. Non so se sia una trattativa che possa andare a buon fine a gennaio. Se la vogliamo portare a giugno e ce la vogliamo rischiare così, per me è troppo poco. Vedremo poi il Napoli se si tutelerà appunto con un altro centrocampista in entrata. Sono innamorato di Sudakov, ma mi rendo conto che su Sudakov secondo me la trattativa con la Juve non è in fase avanzatissima, però ci sono state già, ci sarebbero stati credo già alcuni sì e indici di gradimento, dove andarsi ad inserire poi in una situazione del genere diventa complicato. Speriamo di avere l'ufficialità di Samardžić quanto prima e di chiudere il mercato di gennaio quanto prima, perché noi in questo momento storico abbiamo bisogno sì di aria fresca, qualche innesto, ma da farlo non con tempi biblici o aspettando la fine del mercato di gennaio. Quindi si dice che Samardžić dovrebbe essere ufficiale entro venerdì, staremo a vedere. Per me grande acquisto assolutamente del Napoli, ma voglio un altro centrocampista, altrimenti non mi calmo e non si placa il dolore per la partenza di Elmas. Situazione Mazzocchi e chiudiamo. Ci si deve accordare sulla cifra del cartellino. Abbiamo sentito Sabatini che parlava di dignità giorni fa, ovviamente l'offerta che il Napoli, a quanto si legge, che poi dobbiamo vedere quanto c'è di vero e quanto no. Avrebbe offerto il Napoli 1,5 milioni alla Salernitana. La Salernitana ne chiede 4, credo, di milioni. Parliamo di un calciatore che la Salernitana, preso dal Venezia, il Venezia retrocesso, appunto, è portato in Serie A da Sabatini stesso per 1 milione di euro. Ovviamente 4 milioni a me mi sembra una cifra normale per un calciatore di quella età, un calciatore che poi a livello di grinta e di maglia sudata non ha mai steccato, dobbiamo dirlo. Poi che tu possa avere altre defiance le hanno tutti i calciatori, altrimenti staremo parlando del che ne so, di un Dani Alves di turno, di un terzino immenso. Ci siamo, quindi non da sottovalutare l'acquisto di Mazzocchi, perché porterebbe sicuramente polmoni, grinta, corsa su quella fascia e ha un bellissimo cross che potrebbe fare al caso di Osimhen, di Simeone, perché Simeone credo che non parta. C'è stato un incontro con la società e non credo che si faccia niente per gennaio, forse a giugno potrebbe andare via. Comunque Mazzocchi ha un bel cross e ben venga l'acquisto del terzino della Salernitana, sempre mandando Zanoli poi via, perché altrimenti ti ritroveresti dei doppioni in più, anche se Mazzocchi può stare sia a destra che a sinistra, ma credo che Zanoli poi si piazzi in una squadra di Serie A, perché vuole fare comunque, si farà quasi la stessa cosa dell'anno scorso, credo, con Beresischi a Napoli, Zanoli alla Samp, dove ci abbiamo rimesso noi, perché ci abbiamo rimesso il passaggio in Coppa Italia. È vero che è stato un errore di Beresischi, è anche vero che però non ti puoi presentare con 10 undicesimi cambiati in quella partita. Piccolo flashback che volevo ricordare e appunto raccordare a questa situazione. Zanoli, Mazzocchi, Samardžić, Politano non si sa se in uscita o in rinnovo. Io mi auguro che il Napoli rinnovi Politano, Samardžić si ufficializzi, non riesco nemmeno a dirlo, e venga Mazzocchi dalla Salernitana, perché serve in caso di partenza di Zanoli. Voglio un altro centrocampista e il difensore centrale che all'orizzonte sembra non esserci del tutto. Ho letto stamattina Dragusin del Genoa, potrebbe esserci un affondo per Demiral, che a me non dispiacerebbe nella maniera più assoluta, ma quando avremo notizie diciamo più
veritiere, tra virgolette, ne parleremo appunto qui sul canale. Vi auguro un buon martedì, oggi 2 gennaio, cari ragazzi, sempre Forza Napoli, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!